Ed eccoci tornati dopo 2 settimane. Allora, cosa è cambiato nel frattempo? Niente, ho solo informato il proprietario che mi ha mandato la console e mi ha detto ok, procedi. Quindi ho acquistato tutti i ricambi necessari e ecco, insomma. Allora, l'unico inconveniente è questo. E questo qui è un convertitore di corrente DC-DC, ok? E non si trova da nessuna parte se non tramite altre schede di ricambio. Non avevo schede di ricambio e ho dovuto comprarne una per procurarmi il chip. Il chip, questo qua, è, ha il codice marchiato sopra AF01 e sembra essere un regolatore di corrente da 5 volt a 1,1 volt e chiaramente senza di questo non potevo andare avanti. Ho guardato un attimo in giro Mouser, DigiKey o roba del genere, anche AliExpress, eBay, dappertutto, nessuno ce l'ha. Ed è un chip che su Mouser ehm, dicono che il costo di un chip di un solo pezzo è di 60-70 centesimi, cioè irrisorio. Solo che a questo punto ti dicono, siccome non ce l'hanno in magazzino, è da ordinare con una quantità minima di 5.000 o 10.000 pezzi e chiaramente è una grossissima spesa. Non vado a spendere 10.000 euro per un chip che non si trova da nessuna parte. Faccio prima andare a comprare una scheda di ricambio, no? Il che l'ho fatto. 150 euro di scheda di ricambio. Non è proprio il massimo perché con 150 euro, volendo, qualche occasione si trova di console rotta, ok, non funzionante, intera. Io invece ho ricevuto solo la scheda. Quindi vabbè, pro e contro. Però almeno ho comunque un sacco di altre parti. Ho il Southbridge, ho gli SSD, ho il wifi, ho tante altre cose. Tutti i MOSFET qui, tutto il resto dei chip. E niente, insomma, vabbè. Quindi, oggi procediamo a rimontare tutto e cambiare tutte le parti necessarie e vedere che cosa succede. Allora, a questo punto. Quindi togliamo la scheda, puliamo il metallo liquido, lo togliamo e lo mettiamo di qua, così siamo sicuri. E poi procediamo alla ricostruzione anche di questo punto qua, che era, come vedete, bruciato.
Allora, abbiamo installato tutti i MOSFET che erano bruciati, tutti, dal primo all'ultimo purtroppo. E adesso, prima di continuare con gli induttori e tutto il resto, voglio comunque controllare in modalità diodo che tutte le misurazioni almeno siano ok, che non ci sia niente in corto. Qui va bene, ok? E dopo c'era anche quest'altra zona qui, anche qua adesso va bene, ok? Non abbiamo più 0 ohm e 0,001 quello che era. Quindi i MOSFET sono tutti ok, controlliamoli giusto per sicurezza, ugualmente in resistenza, ok? Però voglio, aspettate che cambio i puntali, me li metto quelli più sottili, così ci arrivo meglio dappertutto. Ok, allora, resistenza dall'ingresso all'uscita, ok? Quindi dal positivo dei condensatori, cioè la fascia nera è il negativo, l'altro punto è il positivo. Quindi io prendo da qui a qui. Abbiamo kiloohm, ok? Questo è ok. Questo abbiamo 13 megaohm. 13 megaohm. 12 megaohm. 12 megaohm. 12 megaohm. 12 megaohm. 12 megaohm. L'unico che non mi convince è questo qui, il primo. Ok, no, come non detto. C'era un problema mio con le sonde probabilmente. 11 megaohm, quello che sia. Perfetto. Quindi nessuno è in cortocircuito già diretto, che può essere difettosi, possono essere difettosi. Ok? Nuovi, ma ci sono dei casi in cui sono difettosi. Quindi evitiamo di causare altri problemi, che già ce ne sono stati abbastanza. Ok, allora io procederei a rimettere gli induttori. Ok? Rimettere il chip qui, preso dalla scheda di ricambio, e ricostruire qui un po' la zona che ho precedentemente sistemato un pochino. Allora, questa qui era la zona bruciata, ok? Allora ho tirato via tutto il carbone che c'era, ho grattato via, infatti vedete sotto ci sono gli strati esposti, ok? Adesso quello che mi manca è il MOSFET, anche questo, eccolo qua. Devo rimetterci il MOSFET qua, però gli devo ricreare la piazzola qua sotto e ricreare anche qualcosa per i due condensatori che dovrebbero esserci qua, o 4. Sono 4 o 2? Aspettate che guardo sull'altra scheda. Allora, su quest'altra scheda no, sono 4. Ok? Ecco qua, eccola qua, questa è la zona di riferimento. Allora, ci sono 4 condensatori, li prenderò tutti da qua e ricostruisco la piazzola. Potrei, 5 anche, no, ecco c'è questo piccolino qua. Potrei addirittura togliere questo, fare una sorta di trapianto, ovvero con un taglierino, con una lametta o roba del genere, ritagliare lo strato qui, letteralmente, ritagliarlo e sostituirlo qua sotto, cioè tagliare via anche questo che rimane qui e incollarci sopra la- il nuovo strato qua di rame, però non so quanto convenga. Comunque qua devo andare a ricostruire un po' di cose. Questo è lo strato lo stesso di massa negativo, ok? Ed è la stessa cosa che c'è di qua, quindi stavo pensando appunto di, siccome qui non ci sono più le piazzole, stavo pensando di, vabbè, questo ce lo posso fare lo stesso, ci metto una piazzola, tipo una treccia di rame, ok? Uso
tipo questa treccia di rame ce la metto qua, ok? Così, in modo che i condensatori possono attaccarsi da qui a qui, e anche il MOSFET, e ci saldo sopra l'induttore, uno qui, e poi ci faccio delle nuove piazzole qui e qui per i restanti due, ok, che erano presenti qua. Quello piccolino non so, perché era qui, al massimo ce lo rimetto di qua. Sarà un lavoro un po' così, tragico, però è l'unica maniera che ho per ricostruire le cose. Quindi per il momento procediamo così. Ok, forse è collegata, ma andiamo più vicino, avviciniamoci e controlliamo meglio, giusto per sicurezza. Ok, secondo voi vi sembra attaccato? A me sembra di sì. Sì, sì, è attaccato. Ok, condensatori attaccati in qualche modo. Bene, sembra uno schifo, un macello, ma non si poteva fare altro, non si poteva fare diversamente. Quindi adesso io eh, pulisco la zona, gli metto uno strato di maschera verde, come qua, almeno qui, sulla massa per proteggere, un po' anche qua. Qua non è necessario secondo me. Un po' qui, vabbè, proteggo tutto, ok? Così almeno evitiamo qualsiasi cosa. Ma per il momento andiamo a vedere se da questa zona a questa zona, no, vedete, non abbiamo cortocircuito, quindi i condensatori sono tutti saldati bene. Vediamo qui, qui, ok, ok, e quello lì è più difficile da... Sì, è collegato anche lui. E allora adesso facciamo al contrario, con questa sonda andiamo a vedere se collegato, 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 e
collegato, perché se non avessi una lettura, per dire, ok, qui non avessi una lettura, vuol dire che sotto qui non c'è lo stagno, il condensatore non si è attaccato alla zona. E poi questo qua, ma vediamo benissimo che... Ok, a posto, perfetto. Allora, io vado avanti con le mie cose, qui intanto metto la maschera, metto gli induttori che ci sono qua che mancano, sia da un lato che dall'altro. Metto anche il chip che manca dall'altro lato della scheda. Ok, qua il lavoro più o meno si vede. Ok, allora rimetto questi qua, e dopo l'unica cosa che mi manca è il chip qua, poi ho finito. Quindi ci vediamo quando ho riassemblato tutto. Ok, rimesso, messo anche il chip nuovo. Ho controllato anche l'altra scheda giusto per essere sicuro che il chip fosse buono. La scheda si accende ma si spegne subito perché ha il processore crepato. Ok, ecco perché è stata dichiarata come per parti di ricambio. Allora, inseriamo la nostra scheda e speriamo, perché non possiamo fare altro. Dopo tutto il problema che è accaduto, catastrofico, veramente catastrofico, si può solo sperare a questo punto che la console abbia voglia di ripartire e che non ci siano altri problemi. Perché se ci sono altri problemi, a questo punto non ne vale più la pena. Troppi soldi sono già stati spesi per questa console. Allora, montiamo questo pezzo di metallo qui. Devo ancora spargere bene, eccetera, il metallo liquido dalla parte della scheda, però per il momento si può fare ugualmente. Vediamo cosa succede. Sono curioso di vedere che cosa succede. Se almeno si accende, fa qualcosa, oppure se rimane completamente morta. Ok, allora la ventola, giusto per vedere l'attività. La ventola è ancora in stato pietoso, ma non mi importa adesso. Voglio solo verificare cosa succede con la ventola. Ok, è sicuro? Più o meno. Ok, che Dio ce la mandi buona. 3, 2, 1. Si accende e si spegne. Mannaggia. Oh. Come mai? Allora, vediamo un attimo. I principali punti che sono stati interessati. Ci mettiamo in voltaggio. Ok. E andiamo a vedere allora la situazione sul processore. Andiamo a vedere se c'è del voltaggio. No, sembra di no. In uscita? No, non c'è voltaggio in uscita. Ma questo non vuol dire che qua proprio non viene mandato nessun voltaggio proprio. Allora, quello per il RAM c'è.
qui non c'è nulla, qui non c'è nulla. Vediamo qua su questo, qua dove abbiamo cambiato il chip, qua vediamo cosa succede. No, neanche qui abbiamo voltaggio. C'è qualcosa che impedisce di creare il voltaggio. È un problema adesso. Allora vabbè, 12 volte sappiamo, ce l'abbiamo. La console si accende, quindi tutte tutti i principali voltaggi di standby ci sono, che altrimenti non si accenderebbe. Qui però adesso mi manca il voltaggio al processore, e questi qua, il processore grafico idem sarà, sì. Non cambia niente, quindi c'è ancora qualcosa su questa linea qui, nonostante sembri tutto a posto, c'è qualcosa che manca. Allora, i MOSFET comunque sono controllati, ok, da quella linea dei 5 volt. C'è anche la linea dei 5 volt, la linea dei 5 volt viene anche qui e va dentro a questo coso qua, quindi di qua non abbiamo ancora i 5 volt. Perché non abbiamo i 5 volt? Adesso bisogna andare a scoprire perché. Datemi un momento, vado a ricercare il motivo, poi vi faccio sapere. Allora, cosa strana, davvero molto strana. Il chip che ho sostituito, ok, questo qua AF01, all'improvviso è andato in cortocircuito. Può essere per un sistema di sicurezza, ok, del chip interno. Che sono chip anche intelligenti. Come vedete ci sono altre linee qui di controllo o altro che indicano poi al chip eventualmente di interrompere il passaggio di corrente da un punto all'altro, o non lo so. O può essere che avessi fatto male io le saldature sotto. Ma il che è strano, perché una volta rimesso il chip ho ricontrollato ed era tutto ok, quindi non ho idea del motivo per cui facesse questa cosa qua, ma era in cortocircuito, cioè si vedeva il calore che proveniva dal chip, quindi ho ritolto, ho rimesso e adesso, ok, giusto per conferma, e ve lo confermo a video, ok, mentre sto registrando, ok, l'ingresso è determinato da questi punti qua eccetera, misura 0,4, ok, quindi non è in cortocircuito. Bene, quindi adesso vediamo cosa succede adesso che ho reinstallato. Spero che non mi si bruci, perché è l'unico componente che ho realmente a disposizione in questo momento, che se no mi tocca dichiarare come non riparabile la console. Se continua a darmi problemi proprio su quel chip lì, scusate adesso li metto sopra il banco, se continua a darmi proprio esattamente sempre lo stesso identico problema quel chip lì, qualcosa di strano sta succedendo alla console, ma cosa? E potrei non essere in grado di risolvere. Come potrebbe essere che il processore è in cortocircuito con qualche linea dati o roba del genere e non funziona per quel motivo lì, e quindi mi impedisce. Boh. Allora, le cose basilari le ho inserite. Alimentatore. Allora adesso andiamo a monitorare, ok? Teniamo monitorata la zona. Voltaggio. Allora, qui noi abbiamo 12 volt, molto bene. Qui noi abbiamo adesso 0, ok? Lo stesso punto di prima, ok? 0. Proviamo? Se non funziona
Non ho idea. Allora, 1, 2, 3. No, io ho 0,25 come vedete. E scommetto che adesso tolgo un attimo. Ok. Alzo la scheda dall'alimentatore, scollego. Ok. Se io vado adesso in resistenza, no, in diodo, 0,4, però per un momento ho visto 0,1 o roba del genere, quindi c'è qualcosa di strano. C'è qualcosa di strano. Allora, riproviamo. Adesso potrebbe anche essere che si surriscalda immediatamente, quindi che non volevo continuare a attaccare e staccare. Allora, adesso mi sono perso, non so neanche più dove ero. Allora, tornando a noi, ho provato a vedere, non è più in cortocircuito e va bene. L'unica differenza è che adesso comunque non ho i voltaggi sul processore. Se io provo, come vedete, non c'è nulla. Ok? E qui, ok? Sembra ci sia un inizio, ok? Di corrente, vedete? Va su a 0,3, ma non va oltre. E quindi, senza questa linea qui, la console chiaramente non può continuare a partire e gli serve anche questa linea qua. E quindi abbiamo ancora problemi qui, ma ho idea che sia il chip di controllo generale dei MOSFET e di questa zona qui ad avere un problema. Ok? Perché dico questo? Allora, prendiamo come esempio questa scheda qui, ok? La scheda donatrice. Noi abbiamo qui, mi avvicino un po', ok. Allora, noi abbiamo qui tutte le fasi del processore, ok? Ma non solo, non solo. Tutte queste fasi qua sono controllate da questo chip qua, ok? Sono tutte tenute sotto controllo dal chip questo qua, ok? È possibile che questo chip qua, con la botta incredibile, eccetera, e i MOSFET che sono andati in cortocircuito, eccetera, abbia preso un colpo anche questo chip qua. E quindi adesso non funziona, perché questo qua controlla parecchia roba. Controlla anche, per dire potrebbe, adesso non ho la sicurezza di questa cosa qua, devo andare a misurare, e potrebbe addirittura controllare i MOSFET qui, per dire, questi qui, anche qua, questi MOSFET qua, che passano la corrente per mandarla dentro il processore, ok? Quindi adesso io vado, chiaramente lo faccio con questa scheda prima di tutto, dopo lo faccio con questa. Questa la metto da parte intanto. E mi concentro su questa qua, che così posso andare tranquillamente senza preoccuparmi della console. Vedo un po', per esempio, dove i gate di questi MOSFET dove portano, forse arrivano qua, e vi farò sapere. Ok? Scusate, non ero neanche in inquadratura. Il gate di questi due MOSFET qua può essere che sia collegato qua. Andrò a vedere. Datemi un attimo di pazienza, questo è un lavoro piuttosto lungo e fare diagnostiche su una scheda così grande è impegnativo. Ci sono tante cose da valutare. Allora, ok, ho trovato... Allora, il MOSFET è comandato da questo chip qua. Ok? Perché mi arriva qui, su questa resistenza qua. E la resistenza poi chiaramente è una resistenza da 6
6,9 ohm. Tecnicamente dovrebbe anche esserci scritto sopra, esattamente così. 6.9 o roba del genere. Allora. Sì, vedete? 6.8, ecco. E arriva dentro a questo chip qua. Allora, considerato che questo primo MOSFET qua si è letteralmente disintegrato, distrutto, eccetera. Ed è questo che controlla poi l'uscita per creare il voltaggio. È possibile che questo chip qua o non riesca a capire cosa succede e quindi non comanda bene il MOSFET, oppure è difettoso, ha preso il colpo. Quindi andiamo a smontare l'altra scheda e verifichiamo cosa succede con le resistenze, con il chip e tutto il resto. Eccoci tornati. Allora, eccolo lì. Quello lì è il chip responsabile, ok? Che dovrebbe creare voltaggio sufficiente, ok? Per mandarlo al gate qua del MOSFET e aprire il MOSFET in modo che passi la corrente. Ma evidentemente non ci arriva abbastanza corrente, oppure c'è qualcosa di strano. Quindi come prima cosa adesso andiamo in resistenza, ok? E misuriamo questa resistenza qui. Che valore mi dà? 6,8. Ok. Però se la resistenza mi dà 6,8, perché allora a questo punto non c'è corrente? Perché non gli arriva corrente? Questa qui? Questa fa 5,6 ed è ok. O c'è il chip difettoso o non lo so. È qui il problema. È qui il problema. Non mi sembra neanche bruciato o qualcosa, insomma. Il MOSFET è girato dalla parte giusta, è installato bene, quindi non è quello il problema. Abbiamo già controllato prima che non c'è continuità fra le due parti, ok? Quindi è ok. E anche qui siamo ok, non c'è continuità fra le due parti. In modalità diodo il gate mi misura, wow, 1,1 volt? Mi sembra eccessivo. Qua fa 51 e qua fa 1,1. È normale? Misuriamolo di qua. 1,1, 1,1. Sulla scheda donatrice cosa mi misura? Sulla scheda donatrice, allora il gate qui mi misura 65, vedete? 65 qua e 45. E è possibile che quel chip lì sia parzialmente difettoso. Andiamo a cambiarlo. Non mi fido. Questo qua ho già visto che funziona. Ok, quello della scheda donatrice. Ho già visto che funziona, perché gli ho collegato il 12 volt con l'alimentatore da banco qui sul terminale. Ho provato ad accendere la scheda, ok? E qui mi vengono fuori 5 volt, 5,35 per l'esattezza. Quindi so che questo funziona e i MOSFET funzionano, eccetera. Quindi so che questo funziona. Quindi adesso andiamo a prendere questo e lo rimpiazziamo di là e vediamo cosa succede. È una continua richiesta di pezzi di ricambio questa scheda, sinceramente, questa console. Ma non si può biasimare, visto che è stata letteralmente disintegrata. Alleluia, ci ha messo un'eternità. Ci ha messo letteralmente un'eternità per togliersi. Allora, il chip qua lo mettiamo
da parte, lo stesso, non si sa mai. Ok, giusto per curiosità adesso andiamo a verificare che valore abbiamo qui. 0. Bene, quindi effettivamente c'è 0 aperto, circuito aperto. Quindi effettivamente il chip poteva essere difettoso di suo. E allora ok, andiamo a estirparlo dall'altra parte. Ok, un po' di flussante. Potrei anche mettergli, ma sì dai, mettiamogli anche un goccio di stagno nuovo, così evitiamo di sclerare male a causa dello stagno senza piombo. È sempre una goduria avere a che fare con lo stagno senza piombo, vero? Dove 400 gradi non sono mai sufficienti. Fantastico. Diamo giusto una pulita, vediamo dall'eccesso. Poi la scheda verrà pulita per bene se smette di fare i capricci. Ok. Ok. Di nuovo, modalità diodo, andiamo a vedere qui a questo punto, ok? Allora, 87, 87, 88. Ma volete dirmi che è il MOSFET che non funziona bene? Sarebbe una condizione assurda. Perché qui ho 42, qui ho 89, 90, adesso sta salendo di nuovo. Quindi magari il chip era buono e è il MOSFET che non funziona bene. Ah, parti difettose, ci può stare. E dai, facciamo una prova lo stesso. Alimentatore da banco non cambia molto. E tanto a questo punto se vuole andare va, se non vuole andare non andrà. Ma vediamo un po' la situazione. Allora, un po' più fuori, ok, così prendiamo la scheda per intero. Allora, ci mettiamo qui, negativo, attacchiamo anche il negativo dell'alimentatore da banco. Con questo misuriamo il voltaggio che deve arrivare fuori da qua. Ok. Ah, aspettate, perché per trovare il cortocircuito ho dovuto anche staccare l'induttore. Ok. Allora, andiamo a collegare la 12 volt. No, questa è la massa positiva dall'altro lato. Ok. E il
cosa dall'altro lato. Allora, non abbiamo voltaggio qui, comunque ce l'abbiamo già qui pronto, quindi la prima cosa che farà sarà portare voltaggio qui e da qui lo trasforma 5 volt. Tramite appunto il MOSFET, lo apre tanto quanto basta per far fluire 5 volt senza bisogno di regolatori, a quanto pare. È un uso intelligente, ma non... boh. Comunque, allora, intanto li colleghiamo a 12 volt, poi ripetiamo da questo lato e vediamo qua, ok? Su questo punto qua, come prima, e adesso gli andiamo a dare l'impulso. Sì, abbiamo 5 volt e si è spenta subito per magari altri problemi, però abbiamo i 5 volt che prima non c'erano, ok? Quindi adesso andiamo a vedere cosa succede all'interno della scocca. Rimettiamo la scheda al suo posto e vediamo cosa succede. Non fa niente di diverso rispetto a prima. Andiamo a capire cosa succede qui. Allora, qui abbiamo 5 volt per un momento e poi si spegne. Allora adesso vediamo il processore. No, il processore ancora non mi manda fuori i voltaggi al processore. Giusto per essere sicuri, voglio vedere qui. Sto controllando qui su questo chip qua. Cosa mi esce dall'altro lato? Dovrebbe uscirmi 1,1 volt. Neanche? Quindi non si attiva? Wow, c'è qualcosa che veramente non quadra qua. Perché adesso noi abbiamo i 5 volt qui finalmente. Quindi ok. Come avete visto 5,34, 5,33, qui non esce nulla. Oh no, aspettate, no, c'era qualcosa di strano. No, comunque i voltaggi al processore non ci sono ancora. C'è questo qua delle RAM 1,35 dovrebbe essere, 1,2 dovrebbero esserci anche qua dei voltaggi. Abbiamo 0,46 qua, 0,48, qui ci sono dei voltaggi ed è ok, ma mi mancano questi qua. Io qui ho la 12 volt ma non esce nulla. Anche qui ho 0,44 per un momento e poi basta. Quindi mi mancano solo questi voltaggi qui, quelli del processore proprio. Ok, possono letteralmente indicare che il processore è morto, perché come abbiamo visto c'è una resistenza bassissima, però non si può mai essere sicuri purtroppo con il processore. Avevamo un MOSFET che gli ha buttato dentro sicuramente 12 volt, quindi sta al processore capire se resistere oppure no, cioè sta al processore aver resistito
alla cosa, all'assalto di corrente, oppure no. Perché se io vado qui nella stessa posizione, ok, al contrario chiaramente, e misuro qui in resistenza, ok, se io misuro qui, io ho una resistenza bassissima, 0,3540, capito? Ok? E se io faccio la stessa misurazione, ok, questo ha il processore crepato, ma teoricamente dovrebbe essere buono. E avevo già fatto anche delle misurazioni sulla precedente console che avevo qua in riparazione e misurava la stessa identica cosa, 0,3 circa, ok? Quindi ecco perché sto dicendo che teoricamente poteva essere buono e forse ne valeva la pena fare il lavoro. Però anche qua, come vedete, 0,4, 0,3 dovrebbe esserci, no? Ok? Ma la corrente qui non si attiva. Quindi non si attiva perché c'è un problema al processore, che quindi avendo preso il colpo adesso non funziona più, o è un problema sempre legato al fatto che magari il controller di questi MOSFET qua non funziona molto bene, sempre a causa del ritorno di corrente che potrebbe esserci tra i MOSFET e il driver e il controller. Tutto può essere. Quindi adesso andiamo a fare un'ulteriore indagine, sperando che questa veramente sia la volta buona. E andiamo a dare un'occhiata al controller dall'altro lato. Questo video sarà catastroficamente lungo. Già ho fatto, se non ricordo male, un'ora e mezza di riprese prima dei pezzi di ricambio. E adesso ho fatto un'altra ora e mezza. Quindi praticamente su questa console ci sto lavorando da 3 ore e anche di più, perché chiaramente ho fatto anche cose fuori registrazione, quindi magari sono 4, 5, 6 ore anche che sto lavorando su questa scheda. Ok, adesso andiamo a chiedere cosa sta succedendo a lui. Vediamo cosa ci dice, vediamo se troviamo qualcosa di anomalo. Ma continuerò a fermare, intanto stoppo e è anche ora di mangiare per me, quindi ci vediamo tra un po' e una volta che avrò capito cosa sta succedendo vi terrò informati. Ah, ho trovato, forse ho trovato. Allora, il fatto per cui il processore non riceve corrente è perché chiaramente c'è qualche problema di comunicazione tra le fasi, e quindi MOSFET. Aspettate che metto il microscopio e adesso ok, tra le fasi di MOSFET e il chip che vi dicevo dietro, ok? E la comunicazione avviene attraverso resistenze, ok? E letteralmente ho passato un'ora adesso ormai, da mezz'ora a un'ora, comunque è molto tempo, a misurare ogni singola resistenza, perché io non mi arrendo mai, ok? Allora, qualsiasi resistenza, allora dal lato dei MOSFET, ok, ci sono queste resistenze qua, che devono misurare 2,2 ohm, ok? E dall'altro lato ci sono due resistenze, sempre più o meno così, tutte e due però da 1 ohm, un solo ohm, ok? Quelle sotto stanno tutte bene. Queste sopra, ok? Ho misurato questa, come avevo fatto vedere, 2,2 ohm, eccetera. Ho misurato questa, è tutto ok. Misurato questa, tutto ok. Misurato questa, tutto ok. Misurato questa, anche tutto ok. Va bene? Poi qua ci sono quelle relative a un'altra parte del processore, perché chiaramente qua ci sono le 6 fasi del processore più 2, ok? Si divide in molti settori il processore. Grafica, matematica, logica e queste cose qua, insomma. E quindi ogni settore ha la sua fase di corrente, fase di
voltaggio in entrata, e queste 6 fasi qua sono tutte controllate dal chip che c'era a posteriore, ok? Che vi avevo già fatto vedere. E finché non sono arrivato qui, ok? Sull'ultimo qui. E l'ultimo qui, ok? Se io vado da qui a qui, vedete? Aspettate un attimo. Mega ohm. Questa resistenza è bruciata, quindi non riesce a comunicare bene con il chip dietro di controllo e impedisce il funzionamento. Quindi ormai saranno, cos'è, 4 volte che lo dico, spero che questa sia l'ultima cosa da fare per farla funzionare. E allora, adesso qua c'è il cemento qua che utilizzano per pasta termica, roba del genere. Dovrò toglierla da lì, dalla scheda di ricambio, prendere questa resistenza qua che vi ho fatto vedere e cambiarla e vedere cosa succede. Quindi per il momento io tolgo questa resistenza qua che non mi serve più. Ah no, niente aria calda, sono troppo vicino al condensatore e la scheda assorbe un sacco di calore. Vediamo se riesco a toglierla con il saldatore. Abbiamo 2,2. Fantastico. Fantastico. Ok ragazzi, questa volta potrebbe essere quella decisiva. Allora, bene, vediamo se questo parto è finito oppure se ci dà ancora noie. Spero di no, io spero di riuscire a scappare sinceramente. Uno dopo tutto il lavoro che ho fatto, ma non questo sarà come un bel traguardo per riuscire a guardare il partito. Detto l'esperienza, una bella cosa, una bella soddisfazione. Vediamo? Andiamo. Ah! No. Mi viene da piangere. Perché? Perché non fai questo? Perché non vuoi partire? Allora, voltaggio. Ancora non c'è il voltaggio, è qua. E sono sicuro che il processore non è in perché ho misurato anche, cioè con l'alimentatore da banco, ok? La console chiaramente tutta staccata, spenta, scheda staccata. Sono andato a fare iniezione di voltaggio qui su questi induttori, ok?
0,8 volt, che generalmente è la corrente che è il voltaggio che utilizzano i processori, ok? E sono andato a fare l'iniezione di voltaggio qui, ok? Ed è il risultato normalissimo, cioè un assorbimento normale e non assorbimenti galattici del tipo 10, 15, 20, 50 ampere o del genere, no, questo c'era un normalissimo assorbimento di 1 ampere e basta, tutto qua. Quindi diciamo che il 90% del processore lo dichiaro buono, solo che non vuole accendersi, le fasi del processore non vogliono accendersi e non capisco il motivo. Allora, abbiamo trovato la resistenza, è ok, quindi c'è qualcos'altro ancora che rompe le scatole. Cosa? Cos'è che rompe le scatole? Cioè, a questo punto è solo una questione di resistenze, perché i MOSFET sono cambiati, la resistenza è cambiata, tutti i circuiti sono cambiati, qui continuano ad esserci i normali voltaggi, ok? Se noi accendiamo, vedete 1,1, che è il voltaggio normale, qui sono gli altri voltaggi, 1,35, non quando si va fino in fondo, altre volte no, quindi vabbè, ma c'è il voltaggio, comincia ad esserci il voltaggio anche qui e anche qui, uguale questa cosa, l'unica cosa che manca è questa linea qua. Sono quasi tentato di cambiare il controller, che magari per effetto, sempre il discorso come vi accennavo prima, dei cortocircuiti, ha preso un colpo e non funziona più molto bene. E quindi è l'ultima roba che mi rimane da fare, praticamente. Comunque ancora i MOSFET non si accendono. Non si accendono, non producono corrente, cioè non fanno passare corrente. Pazzesco. Chiunque a questo punto ci avrebbe completamente rinunciato, avrebbe detto no, il processore è andato, basta. Già da molto tempo, secondo me. Quasi nessuno si sarebbe messo a cambiare tutti i MOSFET, un sacco di circuiti. Vabbè, ma ormai ci sono troppo dentro. Io voglio vedere questa scheda che funziona. Io lo so che può funzionare. Dai, dammi un segno, cos'è che ti manca? Cosa vuoi? Parlami. Sono qui per te. Basta solo che mi dici che cos'hai e io ti do una mano. Oh, a meno che non vuoi rimanere morta apposta perché hai detto no, non mi piace più lavorare. Magari è sfaticata, è una console sfaticata che non vuole lavorare. Vabbè. Ritorniamo a fare diagnosi per la 500ª volta. Allora, adesso abbiamo visto che quella resistenza è a posto, ok? Va bene, torno quando ho delle novità. Ok, ho trovato qualcosina. Allora, a quanto pare, allora, questo è il chip di controllo, ok? E questi sono tutti i test pad in cui si può misurare delle cose. E qui, questo qui, mi misura 2,18. Ok? Sulla scheda donatrice, lo stesso punto mi indica 0,52. È diverso. Perché c'è questo alto valore? Allora, di solito l'alto valore lo si può trovare quando, per esempio,
i componenti non sono attaccati, ok? Oppure chiaramente quando ci sono problemi sul circuito. Allora, se noi guardiamo le saldature, potrebbero essere un po' asciutte, crepate, e con il fatto anche che tutto il calore che gli ho dato per i MOSFET eccetera, che c'erano proprio dall'altro lato della scheda, potrebbero essersi crepate le saldature, ok? Non sono comunque belle. Avviciniamoci un attimino. Allora, attualmente sto tenendo la scheda in mano. Sì, potrebbero essere un po' scarse le saldature, quindi magari è bene ripassarle, giusto per assicurarsi, ok? Questo è sicuramente un problema, quindi andiamo a ripassare le saldature. Ok, ora ricontrolliamo. Ah, sì, vedete? Adesso c'è lo spazio. Adesso si vede lo spazio. E non riesco a far attaccare proprio lo stagno lì, eh. Vabbè, allora sapete cosa faccio? Faccio così, stacco il chip e gli rifaccio le saldature. Ok, aggiungo stagno, stacco e aggiungo stagno e lo rimetto in posizione. Così dovrebbe funzionare. Speriamo che vada bene adesso. E adesso pulizia. Ok, visioniamo il lavoro. Oh là, adesso sì che si ragiona. Adesso ci sono delle bellissime saldature da questo lato. Vediamo da questo altro lato. Adesso fanno schifo da quest'altro. Bellissimo. Quanto è bello rifare 400 volte lo stesso chip? Hm? Quanto vi piace lavorare milioni di volte allo stesso chip? Aspettate che questo è troppo alto. No, questo è il Panasonic, non c'entra niente. Dov'è l'altro? Sembra saldato, ma... Boh. Il problema è che non mi ispira fiducia. Anche qua sembra saldato, ma boh. Adesso però il problema è qua, su questo lato qua. Magari è saldato sotto. Vabbè. Diamogli... eh, diamogli una chance. E vediamo. Comunque dobbiamo lo stesso fare il test in modalità diodo per verificare se almeno quel punto là ci dà ancora... No, vedete, adesso è a posto, 0,5. Quindi era parzialmente disaldato il chip. Ok.
può capitare. Vediamo rapidamente se c'è qualche altro punto che ci salta all'occhio. Sembra di no. Ok, vediamo. No, ancora non ci siamo. Voglio vedere il voltaggio lì, se c'è o se non c'è. E secondo me ancora non c'è. No, ancora non c'è. Ancora mi dà problemi. Sono un passo dal riuscirci, ma ancora non vuole accendersi. Pazzesco. Ok. Ormai non ho più idee in mente. Cambio quel chip là, il chip di controllo, e vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Magari si è difettato con quel discorso che dicevo e non può più fare il suo lavoro. Ce l'ho fatta! Ho il voltaggio adesso, 0.89. Allora, cosa ho fatto? Ricapitoliamo. Cosa ho fatto? Perché l'ho fatto tutto fuori da registrazione. In sostanza, ho fatto così. Ok? Mi sembrava strano che ancora non continuasse a dare voltaggio. Ok? Quindi c'era qualche sicuramente problema fra questo e la comunicazione con la console. Ok? Allora cosa ho fatto? Ho preso il chip, come avevo già detto, l'ho risaldato, ho ripulito tutte le piazzole, tutto quanto, tutto perfetto, alla perfezione, non mi sono accontentato neanche del pelo nell'uovo. Ok? Ok. E dopo, a questo punto, ancora non mi dava niente. Ok? Allora ho lasciato perdere quella zona là. Ho detto c'è ancora qualcosa che non quadra. Ma cosa? Allora volevo essere sicuro di una cosa al 100%. Se non sono sicuro al 100%, a me non mi sta bene. E allora ho fatto così. Ho distaccato di nuovo tutti gli induttori, ok? Relativi alla zona, ok? E dopo, uno ad uno, ok? Con il multimetro, ok? Sono andato sulla piazzola di sinistra, che è quella relativa ai MOSFET, e volevo vedere se si accendevano, ok? Mi bastava solo questo, perché allora se si accendevano mi faceva pensare al discorso allora di è il processore che manda un segnale sbagliato al Southbridge o al Syscon o quello che sia, insomma, e fa spegnere i MOSFET, ok? Allora volevo essere sicuro. Però una volta che ho tolto tutti gli induttori, sia da sopra che da sotto, adesso questi qua li ho appena rimessi, ok? Giusto per testare. Cosa è successo? Sono venuto qui e azionando ogni volta la console, accendendo la console, accensione, 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 ho notato che ce n'erano 3, ok, che non si accendevano, non mandavano corrente. Quando si accendono mandavano tipo 0,01 volt, non 0, qualcosa, cioè vuol dire un impulso c'era, vuol dire che funzionavano, ok? Però ce n'erano 3, infatti me li sono segnati con un puntino nero. Aspettate che avvicino la telecamera. Zoom, ok, ecco qua. Me li sono segnati, ok, quelli di riferimento che non mi davano niente. Quindi questo 0 assoluto. Questo qui mi dava 0,01, quindi mi dava l'impulso, poi si spegneva. Questo qui, anche questo qui 0, 0,01 e 0, ok? E l'ultimo qua mi funzionava 0,01. Quindi questo e questo MOSFET avevano ancora dei problemi. Ok? Bene, allora a questo punto sono passato da questo lato qui e mi sono riportato chiaramente i segni. E allora, considerato l'ultimo era buono,
e l'ultimo è in riferimento a questo. C'era questo, questo e questo che mi davano problemi, quindi questo, questo e questo, questi tre qua. 1, 2 e 3. Ok? Allora cosa ho fatto? Li ho staccati, ok? Ho ripassato tutte le saldature di nuovo, gli ho messo stagno nuovo, li ho risaldati e ho riprovato. Ho messo 12 volt e sono andato qui, su queste piazzole qua, appena fuori dal MOSFET. Vi ricordo che io non avevo gli induttori all'inizio, quindi avevo solo i MOSFET. Volevo vedere, ok, quindi qui a posto, dava voltaggio, qui c'era l'impulso, qui c'era l'impulso, qui c'era l'impulso, qui impulso. Benissimo, ho detto ok. Adesso, se non è questo, non comprendo che cosa possa essere. Allora adesso vi faccio vedere, velocissimamente, che voglio terminare il lavoro, montare gli altri induttori dall'altro lato e finire questo lavoro che mi sta richiedendo veramente. Allora, qui abbiamo 12 volt, ok? Quindi la 12 volt adesso entra. E adesso vi faccio vedere che finalmente da questo lato qua, ok, che entra nel processore, abbiamo corrente, abbiamo 0,89. Allora, accendiamo la console, diamo l'impulso, eccolo, vedete? 0,9, eccolo, quindi adesso si è surriscaldata, ok? Ma abbiamo corrente, si è immediatamente surriscaldata perché chiaramente non c'è il dissipatore, non è montata la scheda. Quindi adesso finisco di installare gli induttori, rimonto la scheda e ci vediamo dopo, quando sono pronto per l'ultimo test. Se non funziona nemmeno così, io non so più cosa fare. Almeno questo l'ho sistemato. Ok. La scheda è fredda, è stata riassemblata, quel tanto che basta. Ora colleghiamo la corrente e vediamo cosa succede. Rimane accesa! Rimane accesa! Rimane accesa! Aspettate che collego la ventola, mi sono dimenticato della ventola. Rimane accesa! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Luce bianca! Oh mio Dio, luce bianca! Wow, ragazzi, wow! Wow! Oltre al discorso di tutti i danni che ci sono, aspettate che collego l'HDMI, vediamo cosa succede. Allora, devo fare la condivisione dello schermo. E vedere... Premi il tasto PlayStation sul controller. Wow, ragazzi. Wow, riesco addirittura ad avere un'immagine, fantastico. Aspettate che prendo un controller. Wow. L'ho aggiustata. Non mi sembra neanche vero. Non mi sembra neanche vero. Allora. Ah no, non ho collegato le porte. Ok, allora aspetta un attimo. Spegniamo. Purtroppo non ho collegato le porte qui. Oh signore. Che vittoria, ragazzi. Che vittoria. Dopo aver subito una valanga di problemi, tutti i driver MOSFET distrutti, un MOSFET qui, il chip, no, il MOSFET qua sotto, il chip qui, il chip driver per quell'altro MOSFET. Beh, è pazzesco. Ok, ho ricollegato. Sì. Accendiamo. Colleghiamo il controller. Io ho il controller a filo, questo qua. Questo va bene per tutte le console praticamente, quindi sono a posto. Allora, così vi disabilito HDCP e vi faccio vedere. Allora, questo c'ha un coso.
c'ha un pin, ok? Un account con un pin. Chissà cosa nasconde. Allora, non mi interessa niente. Io sono solo contento. Allora, sistema. HDMI, disabilità HDCP. Perfetto. HDCP disabilitato. E rimango qui sul discorso del così, non faccio vedere nessuna potenziale informazione personale. Ok, adesso collego la capture card. Eccola qua ragazzi. Eccola qua. Perfetto. Allora, sistema, informazioni sulla console, ecco qua, questo e quell'altro, software 9.00, perfetto, è perfetta, niente da dire, fantastico. Torniamo sopra il banco, voilà. Ok ragazzi, quindi niente, alla fine si termina qui. Sono contento di aver aiutato il cliente, di aver recuperato la console. Adesso la spengo anche. Ok. Cosa vi posso dire? È stata una situazione pressoché montagne russe. Montagne russe di emozioni. Un sacco di problemi, veramente un sacco, ma sono stracontentissimo di averli finalmente risolti e che la console sia tornata a funzionare. E spero che comunque abbiate anche voi imparato qualcosa. Non fidatevi nemmeno dei lavori voi stesso, che avete fatto voi stessi, perché si può sbagliare. Io avevo pensato di aver saldato perfettissimamente tutto quanto, invece non era così. 3 MOSFET mi davano il problema. Se non sono saldati bene, vi ritrovate con una console che non si accende. Se aveste mai dovuto cambiare il MOSFET. Ok? Quindi niente. Ci vediamo in un prossimo video. Mettete un like. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. Se volete potete anche abbonarvi al canale. Un piccolo aiuto può sempre venire comodo. Tanto gli abbonamenti partono da letteralmente 2 euro e in questo modo avete l'accesso in anteprima a tutti i video che carico al posto che aspettare la scaletta settimanale. E niente, commentate sotto se volete commentare qualcosa e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.